Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube dove troverete tanti strumenti linguistici e consigli per riuscire finalmente a parlare la lingua italiana senza ansia, ma con sicurezza, in completa libertà. Se siete arrivati sul mio canale per combinazione, vi do il benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Abbiamo visto insieme nella prima parte di questa serie di video come la lingua italiana offra tutta una successione di avverbi di tempo da usarsi ogni qualvolta si debba parlare di temi che lo riguardano. Seguitemi in questa seconda parte dove impareremo insieme definizioni, principali modi di dire e sinonimi di 3 avverbi di tempo. Ieri, oggi, domani. Bene, cominciamo pure. Per riferirsi al presente si usa l'avverbio di tempo oggi, che si può considerare un descrittore del giorno presente, come per esempio in oggi è domenica. Posso anche usarlo per descrivere come mi sento, ovvero parlare del mio generale stato di salute. Oggi sto bene, oggi sto male. Il verbo stare è uno dei più usati nella lingua parlata ed ha tantissimi usi. Oggi vi ho parlato del suo uso nella frase stare bene, che vi mette in grado di comunicare a qualcuno il vostro stato di salute. Imparatelo. Vediamo ora alcuni usatissimi modi di dire con l'avverbio oggi. Quanti ne abbiamo oggi? Frase che in tutta Italia è usata per chiedere a qualcuno la data del giorno in cui siamo. Nel corso di questo video vi darò 2 analoghi usi della stessa costruzione, applicata anche agli altri 2 avverbi di tempo. Oggi come oggi, che si usa frequentemente per negare un aiuto, molto spesso di carattere finanziario, ad una persona che ce lo chiede. Carlo, oggi come oggi non ti posso aiutare. Oggi più che mai si usa quando si ha un bisogno presente, immediato, urgentissimo di un qualcosa. Per esempio, papà, oggi più che mai ho bisogno di te. I sinonimi dell'avverbio oggi sono i seguenti: in questo giorno, ora, adesso. Oggi può essere usato anche come sostantivo maschile invariabile. È facile riconoscerlo in questo ruolo grammaticale perché è preceduto o da preposizione oppure da articolo. Vi do degli esempi. Preposizione da oggi. Papà, da oggi in poi sarò buono. Preposizione di oggi. Il giornale di oggi. Preposizione per oggi basta, che può indicare stanchezza oppure impossibilità di continuare un'attività. 2 esempi di oggi preceduto da articoli: l'oggi che viviamo, un oggi migliore e la nostra speranza. Entrambe le frasi si riferiscono al tempo presente, attuale, che stiamo vivendo, quindi non necessariamente ad una giornata di 24 ore. Vediamo ora i principali sinonimi del sostantivo oggi: questo giorno, l'epoca attuale, il presente. Per parlare del futuro si usa l'avverbio di tempo domani, che quindi descrive il giorno che immediatamente segue il giorno di oggi. Domani è lunedì, Giancarlo arriva domani, Sandro, quanti ne abbiamo domani? Se vi state chiedendo, ma Giulio, perché hai usato il presente per parlare di eventi futuri? La risposta è che la frase contiene l'avverbio domani, a cui è affidato il compito di determinare il tempo dell'azione.
il verbo può tranquillamente essere coniugato con l'indicativo presente. Esattamente come oggi, anche domani si può usare con la funzione di sostantivo maschile invariabile e lo si riconosce perché preceduto o da preposizione oppure da articolo. Eccovi alcuni esempi. Ciao, a domani. Da domani cominci a lavorare. Lavorare per un domani migliore, che esprime un senso di speranza. Come se non ci fosse un domani, dà al discorso o un tono di esagerazione oppure un senso di completa sfiducia, pessimismo. Vediamo i principali sinonimi di domani come sostantivo: l'avvenire, il futuro. E ora qualche espressione con entrambi gli avverbi che abbiamo visto fin qui. Oggi qui, domani là. Descrive una persona che non ha fissa dimora, che è in continuo movimento, ma attenzione, non ha assolutamente nessuna connotazione negativa. Infatti, questa espressione non si usa per parlare di un vagabondo nullafacente, ma descrive una persona libera, indipendente. Dagli oggi, dagli domani. Ecco due esempi per illustrarvi l'uso e il significato di questa espressione usatissima ovunque. Dagli oggi, dagli domani, ho finalmente convinto Danilo. È chiaro che qui l'espressione dagli oggi, dagli domani è riferita alla mia ripetuta azione di parlare con Danilo, il quale ha mutato il proprio modo di vivere ed è ora sulla buona strada. Dagli oggi, dagli domani, Danilo è finito in gabbia. In questo caso, invece, Danilo non ha seguito i miei consigli e ha continuato ad agire male. Quindi qui dagli oggi, dagli domani si riferisce a Danilo, che non ha cambiato stile di vita ed è finito in carcere. Oggi a te, domani a me. Anche questo modo di dire è usatissimo e descrive estremamente bene la variabilità della sorte. Per raccontare il passato si usa l'avverbio di tempo ieri, che si riferisce al giorno immediatamente precedente a oggi. Ieri era sabato. Carla, sono tornato a casa solo ieri notte. Passiamo ora in rassegna alcune espressioni utili con ieri. Sandro, quanti ne avevamo ieri? Anche ieri può essere usato per descrivere un passato più o meno recente, nello stesso modo in cui oggi viene usato. Ieri era uno sconosciuto, oggi è famosissimo. Come avete visto, entrambi gli avverbi di tempo ieri e oggi sono stati affiancati per descrivere un contrasto temporale. Un'altra espressione usatissima è la seguente: nata ieri, che descrive una persona inesperta, ingenua. Anche ieri si può usare come sostantivo maschile invariabile. Anche in questo caso, come per oggi e domani, è facile riconoscerlo come sostantivo perché è preceduto o da preposizione o da articolo. I giorni di ieri, la moda di ieri, è da ieri che non lo vedo. Vi do un'altra frase con il verbo stare che vi ho introdotto all'inizio. Fino a ieri stava bene. Vediamo ora i principali sinonimi del sostantivo ieri. In passato. Rino, in passato t'ho aiutato tanto. Il passato. Dimentichiamo il passato. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!